Sai come funzionano gli aggettivi possessivi in italiano? Beh, lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi voglio parlare di aggettivi possessivi e spiegarti come funzionano. Prima di iniziare però con questo video voglio ricordarti che ho una newsletter, quindi se ogni domenica vuoi ricevere tanti contenuti interessanti per imparare e migliorare in italiano, puoi iscriverti cliccando sul link qui sotto in descrizione. La newsletter ti darà anche l'opportunità di partecipare ad eventi esclusivi soltanto per i membri della newsletter e anche accedere a sconti speciali sui miei prodotti e i miei corsi. Quindi ti consiglio davvero di iscriverti adesso. Bene, e adesso possiamo iniziare col video di oggi e parlare di aggettivi possessivi. In italiano gli aggettivi possessivi, così come in tante altre lingue, servono per esprimere il possesso di qualcosa. In italiano però ricorda che dobbiamo scegliere l'aggettivo possessivo giusto in base a due fattori. Prima di tutto in base al proprietario dell'oggetto e poi dobbiamo scegliere la forma giusta dell'aggettivo possessivo in base al genere e numero dell'oggetto posseduto. Quindi ricorda che l'aggettivo possessivo accorda in base all'oggetto posseduto, non il proprietario. Questo è molto importante. Vediamo subito questa tabella. In questa tabella possiamo vedere che se il proprietario è io, allora gli aggettivi possessivi che possiamo utilizzare sono il mio per maschile singolare, la mia per femminile singolare, i miei, maschile plurale, e le mie, femminile plurale. Se invece abbiamo come proprietario tu, allora diremo il tuo, la tua, i tuoi, le tue. Per lui e lei diremo il suo, la sua, i suoi, le sue. Per noi il nostro, la nostra, i nostri, le nostre. Per voi il vostro, la vostra, i vostri, le vostre. E per finire abbiamo loro, il loro, la loro, i loro, le loro. Cerchiamo di capire adesso alcune regole molto importanti sugli aggettivi possessivi. Prima di tutto, e questo te lo ripeto, ogni aggettivo ha 4 forme diverse: maschile, femminile, singolare e plurale. Questo perché l'aggettivo possessivo, come ti ho detto prima, deve cambiare in genere e numero in base all'oggetto posseduto. L'unico aggettivo però che non cambia ed è invariabile è loro. Infatti, come puoi vedere nella tabella, loro non cambia mai. Poi ricorda che usiamo sempre, tranne che in un caso, l'articolo determinativo con l'aggettivo possessivo. Infatti diciamo il mio, i miei, la mia, le mie. Usiamo sempre l'articolo determinativo. Vediamo subito alcuni esempi. I miei amici sono simpatici. I miei amici sono simpatici. Il tuo ragazzo è molto carino. Il tuo ragazzo è molto carino. La nostra macchina è rotta. La nostra macchina è rotta. Come sono andate le vostre vacanze? Come sono andate le vostre vacanze? Le loro idee sono fantastiche. Le loro idee sono fantastiche. Ma ora vediamo alcuni esempi con suo. Il suo gatto si chiama Felix. Il suo gatto si chiama Felix. Oppure, la sua famiglia è molto grande. La sua famiglia è molto grande. E adesso voglio farti una domanda. Torniamo alla frase del gatto. Il suo gatto si chiama Felix. Chi è il proprietario o la proprietaria del gatto? Un uomo o una donna? Il gatto di lui o il gatto di lei? E lo stesso vale per famiglia. La sua famiglia è molto grande. La famiglia di lui o di lei? Beh, non possiamo saperlo. Infatti questo è un caso in cui la lingua italiana è un po' ambigua. Questo perché non abbiamo due aggettivi possessivi separati per lui e per lei, e anche perché noi scegliamo l'aggettivo possessivo in base all'oggetto posseduto. In questo caso parliamo del gatto, maschile singolare, quindi suo, e famiglia, femminile singolare, quindi sua. Quindi puoi capire che non possiamo sapere se il proprietario è un uomo o una donna. Un'altra regola molto importante che dobbiamo ricordare riguarda l'articolo
l'articolo determinativo. Infatti noi usiamo quasi sempre l'articolo determinativo con l'aggettivo possessivo, però se stiamo usando l'aggettivo possessivo con il nome di un membro della famiglia singolare, allora l'articolo non si usa. Per esempio, mia sorella, non la mia sorella, mio fratello, non il mio fratello, mio padre, non il mio padre, e poi mia madre, mio zio, mia zia, mio cugino, mia nipote, mio nonno, mia nonna. Insomma, se abbiamo il nome di un membro della famiglia, non usiamo l'articolo determinativo. Però ricorda che il nome deve essere singolare. Infatti, se il nome è plurale oppure abbiamo un aggettivo o ancora il nome modificato da un suffisso alla fine, allora l'articolo ritorna. Per esempio, plurale, le mie sorelle, quindi diciamo mia sorella ma le mie sorelle perché è plurale. Oppure mia cugina, ma se aggiungiamo un aggettivo, bella, diremo la mia bella cugina. Oppure ancora mio fratello, ma se aggiungiamo un suffisso alla fine, per esempio ino, fratellino, allora diremo il mio fratellino. È chiaro come funziona questa regola? Spero adesso che gli aggettivi possessivi siano un po' più chiari e facili da capire. E se questo video ti ha aiutato, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo mi supporta tantissimo e mi aiuta a far crescere il canale. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così che non perderai nessun video futuro. Per qualsiasi domanda, scrivila qui sotto nei commenti e noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!